Oggi, cari amici, una riflessione che voglio regalarvi è quella legata al periodo che stiamo vivendo, che stiamo attraversando. Un periodo che senza dubbio ha scritto la storia e resterà nella storia insieme a noi. Un periodo che potremmo raccontare ai nostri figli, ai nostri nipoti. Un periodo che senza dubbio ha creato un cambiamento catastrofico, proprio come un fulmine che abbatte l'albero a ciel sereno. La pandemia è arrivata in un momento in cui nessuno se lo aspettava. È arrivata in un momento in cui ognuno era preso dalle proprie attività. Si pensi agli ospedali con le loro programmazioni, si pensi alle piccole e medie imprese con le programmazioni del medio-lungo periodo, si pensi agli atleti olimpionici che hanno dovuto spostare e rinviare sudori, sacrifici e lacrime di allenamenti all'anno successivo. Ecco, la pandemia ha proprio spostato, destabilizzato gli equilibri. Ma la pandemia, dal mio punto di vista, ci dona un insegnamento molto importante, ovvero che nella vita ci sono cose che non sono sotto il nostro controllo. D'altro canto, chi è che conosce il futuro? Per quanto lo si può programmare, nessuno lo conosce. E allora portiamoci a casa questo insegnamento. Ci sono delle cose che dipendono da noi e che possiamo controllare. Delle cose che non dipendono da noi e non possiamo controllare perché dipendono dagli altri, e cose che non dipendono né da noi né dagli altri. A tal proposito è stato interessantissimo il video del professor Stefano Bartoli sulla parola Shoganai, che vi sollecito a vedere su YouTube, perché proprio ci fa capire veramente quanto noi non possiamo controllare più di tanto. Abbiamo un tot di controllo nella vita sulle cose, ma oltre quel tot non possiamo andare. Allora, cosa fare? Accettare il destino o crearlo? Beh, con le parole di Seneca direi che ogni uomo è artefice del proprio destino. Possiamo indirizzare la nostra vita in certe direzioni, ma ci sono degli eventi inaspettati che non possiamo controllare. Questo è il bello della vita. E allora cosa fare? Prendere più il positivo dalla vita che il negativo e portarcelo a casa. Il negativo può servire però anche, perché dal negativo possiamo imparare, dagli errori possiamo crescere, possiamo imparare come evitare gli errori. Quindi questo è il modo, dal mio punto di vista, per vedere la vita come un processo di apprendimento continuo, un processo, come diceva il grande filosofo Karl Popper, per prove e per errori, dove un processo autocorrettivo. Ma la cosa che ci dobbiamo ricordare, che voglio sottolineare, è che non tutto è sotto il nostro controllo, anzi, quasi nulla è sotto il nostro controllo. Impariamo allora a controllare, a gestire, a dominare la nostra tigre interiore, utilizzando le parole del professor Nardone, per fare in modo che il mondo esterno, la nostra costruzione di realtà, sia migliore. Questo è quello che oggi vi voglio donare in questi pochi attimi. Un caro saluto e un abbraccio.